Questo video è sponsorizzato da CardRaider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Inoltre, grazie al nuovo sponsor Fantasia Store, con il nostro codice sconto SEA5 avrai diritto al 5% di sconto per i tuoi acquisti su tutti i prodotti non scontati presenti sul loro sito. Benvenuti cari amici su Underground Sea per un video dedicato all'EDH, provando ad approcciare il formato in maniera un po' diversa, non guardando al presente o alle future uscite, piuttosto rivolgendoci al passato, alle tante leggendarie emerse negli oltre 30 anni di questo incredibile gioco. A volte siamo abbagliati dalla power level di certe carte, ma anche dai set meno recenti possiamo emergere delle chicche interessanti che propongono, in color pie meno noti, come quello Azorius, a cui dedicheremo questo primo video, meccaniche semplici ma efficaci. È il caso di questa creatura, che a prima vista non sembra risultare particolarmente veloce o incisiva, eppure, a un occhio più attento, emerge un alto potenziale, da meritarsi una build nuova fiammante, a dispetto degli anni che passano dalla sua prima edizione. Questa volta vi parleremo di Anna, Ship's Navigator. Siamo di fronte a una creatura con un'unica abilità, con costi di cast non esagerati certo, ma priva delle mirabolanti capacità di molte delle carte moderne. Eppure vi accorgerete come questa vecchia gloria, opportunamente supportata, può dire la sua nel meteo odierno. Ma andiamo con ordine, esaminando le sue caratteristiche. Con 3 mana, uno generico, uno bianco, uno blu, abbiamo un artificio umano con forza 1 e costituzione 2, che presenta un'unica abilità, sinergica con 2 tipologie di permanenti molto potenti. Nella sua abilità abbiamo paga un mana generico, uno bianco, uno blu, tappa, riprendi in mano una carta artefatto o incantesimo bersaglio dal tuo cimitero. Sulla carta avere un'abilità che costa mana e richiede il tap del comandante non appare tanto potente agli sguardi smaliziati dei giocatori più esperti, ma in virtù di un color pie ricco di strumenti di interazione e protezione, unito al potenziale di artefatti e incantesimi, questo generale acquista tutto un altro senso. Siamo di fronte a un piccolo coltellino svizzero capace di adattarsi agli strumenti del passato, ma anche a quelli moderni, aprendo le porte sia a combo potenti, sia a un veglio diffuso nei meccanismi di recursione dal cimitero, sempre molto potenti in questo formato. Una carta insospettabile, ma dal grande potenziale, che ci permetterà di gettare le basi anche a liste molto potenti e versatili, a dispetto degli anni che passano rispetto alla sua prima uscita nel set Invasion. Con quello che ci offre la singola abilità di Anna, Ship's Navigator, possiamo puntare a diversi approcci per una nostra lista, senza disdegnare un paio di possibili combo che ci possono dare la vittoria o metterci alla testa dell'intero party. Tutto ruota attorno a un incantesimo, Enchant and Evening, che trasforma tutti i permanenti, in aggiunta ai loro tipi, anche gli incantesimi, aprendoci le porte a delle interazioni molto potenti, in primis con una creatura, Aura Thief, che alla sua morte ci dà modo di prendere il controllo di tutti gli incantesimi. Il suo LTB, abbinato all'incantesimo, ci darà modo di rubare tutti i permanenti degli avversari, terre comprese, dandoci un vantaggio enorme, se non riusciranno a fermare il nostro furto con destrezza, ma possiamo anche, grazie a Archon of Sungrace, generare infiniti token Pegaso, visto che saranno anche loro degli incantesimi al loro ingresso. Senza però scomodare combo più o meno potenti, negli anni il comparto degli artefatti e gli incantesimi nei nostri colori, pensiamo a Esper Sentinel o a Maze Enchantress, si è arricchito notevolmente, spingendo sull'acceleratore il power level ottenibile dalla nostra Anna. Pensiamo ad esempio agli sconti di cast ottenibili con carte come Starnheim Cursor e Foundry Spectre e capiamo la portata di questa leggendaria del passato, che ha un costo di attivazione non leggero, ma apre le porte a diversi vantaggi sul fronte del mana grazie a questi strumenti e non solo. Nei nuovi set sono poi usciti diversi strumenti, basti passare a Oswald Fieldenbender o a Emery Lurk Overlock per capire quanto possano essere potenti questi stratagemmi di recursione, forniti dalla singola abilità del generale, per trasformare una carta decente in un ottimo enabler con le gambe. Con questa Anna Ship's Navigator e i suoi colori non siamo in difetto rispetto ad altre leggendarie moderne, basterà solo concentrare i nostri sforzi sui permanenti accessibili dalla sua abilità, a partire dagli incantesimi, ricchi di effetti interessanti. Pensiamo ai classici effetti per frenare le combat su di noi, con Ghostly Prison, Propaganda e Sphere of Safety, come primo esempio di come imbrigliare la partita, usando anche il generale come protezione aggiuntiva ai nostri pezzi, recuperandoli alla bisogna a partita avanzata. Qui possiamo aprire le porte a tech utili a frenare anche le giocate del party con Hour of Silence o i molti elementi di stacks a base incantesimi o con Smothering Tide, acquisire tesori e quindi vantaggi in mana, utili per attivare il comandante e non solo, compensando i limiti del color pie superati rispetto al passato con i nuovi set. Restano sempre valide le scelte come Sigil of Empty Throne per una lista tutta orientata agli incantesimi, puntando anche su carte del calibro Starfield Mystic per ridurre ulteriormente l'impiego di mana per il lancio dei nostri permanenti, soprattutto se li recupereremo dal cimitero. Non ci mancheranno elementi di contrasto come Seal of Cleansing o persino copy effect come Mirror Maid per consolidare la nostra posizione in campo, ma gli spazi di manovra non ci mancheranno certo, visto quanti incantesimi sono presenti nel color pie a disposizione.
Pensiamo ad esempio a una staple come Ristic Study, che già di suo non sarà facile da rimuovere, visto che si dovranno trovare rimozioni adatte a questa tipologia di permanenti. In più potremo riprendere dal cimitero questo pezzo fastidioso, recuperandolo grazie al generale. Infine, come non citare Urza Saga, riottenibile in mano grazie ad Anna, così da rigiocarla agevolmente per ottenere nuovamente i suoi benefici effetti, intrecciando i suoi con un'altra tipologia di permanenti molto potente, gli artefatti. Appare chiaro che la base con cui sfruttare Anna Ship's Navigator nei confronti degli incantesimi è solida e versatile, ma con gli artefatti, soprattutto con le recenti stampe, saliamo su un altro livello, trasformando il nostro generale in uno schiacciasassi. Con questa carta, ad esempio Mindslaver, potremo ad ogni turno controllare un avversario, per un lento stillicidio che ci porterà sicuramente a governare l'intero party, ma anche senza andare verso un controllo oppressivo del match, abbiamo molti modi per sfruttare questo artefice umano. Pensiamo a tutte le carte che si sacrificano da sole o che, morendo, ci danno veglio tra Burnish Heart, Mindstone e Solemn Simulacrum e capiamo bene quanti vantaggi potremo ottenere con le attivazioni del comandante che, anche se lente, ci possono gradatamente farci conquistare la vetta nel match. Nel tempo poi si sono ingrossate le fila degli strumenti che ci possono far migliorare la qualità delle carte in mano, pensiamo a Trinket Mage o a Reality Chip, dando persino a questo color pie una solidità enorme rispetto al passato, anche recente. Ci sono poi moltissime chicche, tra Wayfarer's Bubble per avere più terra in campo, a Lighting Grease per proteggere e rendere rapido il comandante, che non possono che ben figurare in una lista dedicata a questa vecchia gloria del passato. Tra le carte di peso, da quelle iconiche come Mirbat Sphere a quelle più recenti come Shorikai e Genesis Engine, non ci potremo certo lamentare, innalzando il power level di una leggendaria nella zona di comando che non sembra poi così tanto subottimale. E che dire di tutti gli untap effect, come nel caso di Thousand Year e Lesir, che ci possono far abusare, con una buona scorta di mana, dell'abilità del comandante. Insomma, i modi per valorizzare questo generale li abbiamo, ma non dobbiamo dimenticarci anche di quello che ci offre il suo color pie. Già, perché indipendentemente dai permanenti su cui vorremmo puntare, il colore Azorus, con carte come Dance of Advance, Enlightened Tutor e Fact of Fiction, ci fornisce molti elementi di vantaggio e persino dei tutori dedicati, così da aumentare la consistenza del nostro mazzo. Non ci mancheranno poi le interazioni tra le migliori in circolazione con Dovis Vito, Supreme Vert e anche qualche potente magia come Open of the Vaults per ribaltare le sorti della partita. Insomma, abbiamo una pletora di opzioni per costruire un archetipo carrozzato a puntino. Fin qui abbiamo visto il potenziale di Anna Ship's Navigator, che nonostante l'età saprebbe ancora dire la sua tra i tavoli da gioco. Ma la domanda da porsi alla fine di tutta questa disamina è: ci sono delle leggendarie migliori che possono insidiarne il posto nella zona di comando? Qualcosa di nuovo, pensiamo ad esempio a Urza Lord Protector, di fatto c'è, con potenzialità elevate, forse anche maggiori, a dispetto di una focalizzazione sugli artefatti che potrebbe limitarci un po' nella costruzione della build più flessibile, anche se è indubbio il power level di questa leggendaria. Anche Joyra Weaver Like Captain ha, nella sua semplicità, delle potenzialità indubbie, ma anche se estende a leggendarie saghe il suo range d'azione, non ci offre la possibilità di interagire con il cimitero e gli incantesimi, frenandoci su alcuni aspetti rispetto al nostro artefice umano. Se vogliamo trovare qualcosa che si avvicina al concept della nostra Anna, dovremo rivolgerci a Glenn Arkham Weaver, che ha, seppur con vincoli diversi, una capacità di recupero dal cimitero, questa volta direttamente in campo, che può fare sicuramente gola per gli smaliziati del formato. Forse l'unica leggendaria che dà un plus sia usando artefatti che incantesimi è Alela Arthur Provocator, anche se offre un gameplay molto diverso, perdendo tutto il veglio di poter recuperare dal cimitero pezzi preziosi finiti in quella zona di gioco volutamente o a causa dell'interazione del nemico. Insomma, nonostante siano passati gli anni, la nostra Anna Ship's Navigator ha ancora un suo perché, anche se è indubbio che alcuni avversari papabili che ne possono contendere il posto ormai ci sono, proponendo un power level molto elevato, anche se con delle restrizioni. Siamo arrivati al termine di questa disamina che ha provato a valutare una leggendaria del passato come Anna Ship's Navigator, provando a capire se il concept di una carta di oltre 20 anni fa può ancora stare al passo con il power level odierno. A conti fatti, nonostante non siamo di fronte a un'abilità rapida, la sua versatilità, unita alla possibilità di essere applicata sia per incantesimi che per artefatti, la rende ancora apprezzabile, anzi, proprio grazie alle molte novità degli ultimi set, ancora più appetibile. Quindi sicuramente una carta ancora valida al giorno d'oggi, su cui investire tempo e risorse per costruire qualcosa di interessante attorno, a dispetto degli anni che passano per questo artefice umano del passato. Se vi è piaciuto questo format e volete rispolverare qualche vecchia gloria del passato, fatecelo sapere nei commenti. Noi proseguiremo in questo viaggio, in cui le carte del passato provano a dire la loro, a dispetto del tempo che passa inesorabile. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui, su Underground Sea.